piccoli pazzi capitati per caso su questo canale. Io sono Oshi e mio Dio, pronunciare questa frase mi è mancato da matti, lo giuro. Per quelli che si ricordano di me, beh, ciao, come state? Mentre per quelli che mai meno si ricordavano che io esisto, beh, ciao, questo video non è per voi, però se volete continuare a guardare nessuno mi dice di andarmene, anzi avrete tante belle informazioni carine, grazie per la visione, ciao ciao! Ok, in primis ho molte cose di cui scusarmi, dalla mia sparizione improvvisa al mio post di ormai mesi fa dove dicevo gente, sto per tornare! E poi vuoto cosmico. Sì. Già, ma perché sono stata via così a lungo? Beh, per chi mi conosce in realtà non è poi così difficile da intuire. Non sono il tipo di persona a cui piace diffondere i propri dati privati, quindi perdonatemi se la risposta che cercate non è così nei particolari, però trovo comunque necessario spiegare, perché per me l'onestà è la prima cosa e non mi sentirei a mio agio se tornassi così senza dir nulla oppure dicendo mezze parole. Il motivo della mia assenza, beh, è semplice. Non ho mai goduto di una buona salute e molte delle complicanze di cui soffro purtroppo ancora non trovano una spiegazione. Questo mi ha portato tantissimo dolore, non solo a livello fisico, ma anche a livello mentale, soprattutto visti i miei trascorsi. Inizio a credere di non avere alcun problema, ma di essere tu il problema. Ed è per questo che quando verso la fine del 2021 ho iniziato a star male e a peggiorare sempre di più, beh, ho fatto finta di niente. Ho stretto i denti e sono andata avanti fino a portarmi davvero allo stremo. È un ciclo di autodistruzione alla fine. Sto male, ma mi faccio finta di niente e mi sforzo comunque. Questo mi porta a star peggio e a dovermi prendere dei giorni di pausa. E quei giorni di pausa diventano sempre di più perché mi sento troppo in colpa per essere sparita senza dir nulla. E ogni volta il ciclo va avanti sempre più a lungo, con me che sparisco per giorni, settimane, mesi e già. Questo mi distrugge anche perché faccio preoccupare da matti chi mi sta intorno ed è davvero una sensazione orribile. E quest'anno, beh, sono davvero arrivata al limite. Mi sono ritrovata da sola in un angolo buio a dover affrontare i miei demoni. E adesso sono qui! Sono finalmente tornata per restare. Però voi potreste chiedervi come faccio ad essere così sicura che stavolta non sparirò di nuovo. E onestamente non ne ho la più pallida idea. Temo che la paura di sparire sia qualcosa che non riuscirò mai a superare e purtroppo la mia salute è ancora questionabile. Quindi non so se e quando potrei sparire all'improvviso di nuovo. Non posso promettere che stavolta non me ne andrò più. Quel che posso promettere però è che stavolta non lascerò che il mio passato mi condizioni e proverò in tutti i modi a farvi sapere cosa sta succedendo e a tenervi aggiornati, ve lo prometto. Con tanta pazienza e un buon lavoro a livello psicologico, sono riuscita a tornare a un punto in cui me la sento di poter davvero tornare a fare qualcosa che amo. Qualcosa che mi fa sentire fiera e orgogliosa e non delusa. Ed è proprio perché amo fare questo così tanto che stavolta davvero non voglio abbandonarlo. Ma adesso basta brutti pensieri e guardiamo avanti, ok? Anche se quest'anno non è iniziato nel modo migliore, beh, molte cose sono cambiate e io sono riuscita finalmente a iniziare a ritrovare la me stessa
che, beh, avevo perso ormai tanto tempo fa, anche ben prima di aprire questo canale. Io sono cambiata e vorrei che il canale cambiasse insieme a me. Ciò ovviamente non vuol dire che smetterò di postare RPG horror o timelapse dei miei disegni. Al contrario, voglio portare molti più contenuti e molta più varietà, portare diversi tipi di giochi, tutorial, di tutto e di più. Perché davvero questo canale è partito con l'idea di essere totalmente a caso come me e vorrei che tornasse ad esserlo. Non voglio più sentirmi forzata a lavorare a dei video soltanto perché li avevo in programma, anche quando non me la sento fisicamente, mentalmente, perché sono stanca o perché magari non ho voglia o non ho tempo di farli. Voglio poter registrare tutto quello che mi pare e rendere questo canale davvero a random come me. Ovviamente questo non deve spaventarvi, non ho intenzione di interrompere alcuno dei video che ho portato di solito, semplicemente voglio aggiungere, non togliere. Se siete qui solo per uno specifico tipo di video, mi dispiace ma non posso più assicurarvi in che giorno lo troverete. Dovrete semplicemente sintonizzarvi e vedere che cosa ho portato in quello specifico giorno. Questo significa che da adesso in poi posterò in giorni a caso? Sì, per ora. Vorrei tornare alla mia routine e darvi un orario fisso, ma per ora non voglio fare alcuna promessa, voglio tornare piano piano a quella che era un tempo, devo riabituarmi anche solo all'idea di fare video e questo potrebbe richiedere un pochino più di tempo. L'importante è che al momento io sono qui e sono qui per restare. Ma c'è anche un'altra cosa importante da dire, perché ho aperto un secondo canale. Al momento in cui registro non ho ancora un link per voi, perché vorrei che fosse una sorpresa, ma controllate spesso la descrizione perché potrei lasciarvi il link da un momento all'altro. Vi potreste chiedere il perché abbia deciso di aprire un secondo canale, soprattutto dopo questa enorme assenza. Ma il fatto è che fin da quando ho aperto il canale c'è stato un piccolo dubbio sul come facevo i video. Vedete, mentre i miei disegni possono essere apprezzati o disprezzati, questo dipende dai gusti, da tutti, quando viene il momento degli RPG horror, beh, c'era una piccola differenza che dovevo fare. Dovevo scegliere se portare i video in italiano o in inglese. Io fin dall'inizio ho scelto l'italiano perché è la mia lingua, l'adoro, e perché ci sono molte meno persone che portano RPG horror in italiano e vorrei che il genere fosse più amato da tutti, ok? Quindi lo voglio diffondere. Però questo ha portato a un grande dilemma, perché quando voglio portare dei video un po' più utili, tipo dei tutorial o roba del genere, beh, sarebbero molto più visti e soprattutto sarebbero molto più di aiuto se tutti potessero usufruirne e quindi se fossero in lingua inglese. Il problema però è che quando ho deciso di postare video in italiano ho creato una sorta di alienazione, perché se adesso postassi dei video in inglese non piacerebbe a voi che parlate in italiano, anche perché alcune persone non parlano l'inglese e sembrerebbe strano, mentre il pubblico inglese si troverebbe estremamente stranito dai miei altri video, oppure se arrivano da altri social e vedono i miei video in italiano sarebbero straniti. È per questo che ho deciso di aprire un secondo canale dove ogni singolo video sarà in inglese. Ci saranno anche dei contenuti specifici per quel canale, quindi se vi va di supportarmi iscrivetevi anche a quello. Ovviamente proverò soprattutto per i video utili a mettere sempre i sottotitoli e per video come tutorial o altro che davvero sono utili proverò a metterli su entrambi i canali, qui in italiano mentre sull'altro in inglese. Vorrei che i miei video potessero essere apprezzati da tutti e che possano essere utili a tutti e purtroppo non tutti comprendono l'italiano.
quindi farò del mio meglio per mantenermi attiva su entrambi i canali. Ma mentre qui potete aspettarvi i soliti contenuti e roba nuova, sull'altro canale potete aspettarvi roba più legata ai miei altri social, tipo le clip delle mie live o contenuti più brevi o divertenti. In ultimo, io vorrei ringraziarvi, davvero, ringraziare chi mi ha aspettato così a lungo, chi si è ricordato di me e chi si è chiesto chi è questa sfigata uscita dal nulla. E soprattutto voglio ringraziarvi per aver visto il video, che lo abbiate visto per intero, per un minuto, abbiate saltato le parti o anche che l'abbiate soltanto visto per un istante. Grazie per avermi dato una possibilità quando ne avevo più bisogno. Se siete arrivati fin qui, beh, vuol dire che almeno un pochino ci tenete, giusto? Quindi perché non iscrivervi? Devo iniziare a fare la YouTuber un pochino più seria, quindi vi lascio tutti i miei link in descrizione, please seguitemi per avere altri contenuti, altra roba random, soprattutto adesso che voglio tornare attiva e già sto postando da tipo una settimana sui miei altri social. Se ve li siete persi mi dispiace, stanno sempre lì, potete andare a recuperarli quando volete voi. Ok, che cavolo era tutta sta baradam. Io spero che ci rivedremo prestissimo a un prossimo video. Bye bye!